Purtroppo è morto Ennio Morricone, il grande Ennio Morricone, ed io voglio ricordarlo, per cui l'aneddoto che racconterò oggi riguarderà proprio Ennio. Ennio ha fatto le musiche per 3 film che ho scritto e quindi il mio ricordo nei suoi confronti è particolarmente affettuoso e pieno di stima. La prima volta che l'ho conosciuto è stato per il film Eat It. Il produttore Zaccariello mi portò a conoscerlo e io, siccome il film era un film un po' assurdo e fuori schema, era un film del 68, parlava di ecologia, parlava di una storia grottesca, incredibile. Quando conobbi Ennio Morricone rimasi all'aspetto un po' deluso perché Ennio era molto formale, quindi con questi occhiali, con questa sua aria per bene, sembrava un ragioniere piuttosto che un maestro di musica e soprattutto questo genio musicale che si è rivelato. Ma rimasi colpito dai suoi occhi, aveva dietro le lenti gli occhi splendenti e acutissimi e questo mi fecero capire che aveva una luce dentro, qualcosa di particolare e infatti lo accettai subito, lui fece queste musiche assolutamente deliziose, andammo molto d'accordo e quindi quando lo riproposi a Manolo Bolognini quando ci fu il film con Kirk Douglas, un uomo da rispettare. Michele Lupo già lo conosceva e quindi lo accolse molto volentieri, quindi ci vedremo di nuovo. E poi quando scrissi il film Mio caro assassino, diretto da Tonino Valeri, in cui ero anche aiuto regista, proposi a Tonino proprio Ennio Morricone. Ed Ennio fu felice di incontrarlo, di conoscerci e quindi molto carinamente seguì non tanto come aiuto regista quanto come sceneggiatore Tonino Valeri durante Ennio Morricone durante la musica che veniva messa al film nella sala della Fonoroma. Ora, chiaramente io ero il più giovane di tutti ed ero trattato con una forma di affetto, come insomma due camerati più grandi, due commilitoni più grandi che trattano il soldatino alle prime armi. E quindi quando mi chiesero se mi piaceva la musica, io dissi ad Ennio, sì Ennio mi piace, però io sul mio caro assassino, siccome si trattava di una bambina che veniva rapita e quindi c'era un giallo, vorrei una musica, il motivo conduttore mi piacerebbe che fosse, sì, come l'hai fatto te, molto bello, però lo vorrei che fosse macabro e allegro nello stesso tempo, cioè macabro perché il film è un film di suspense, tragico, però c'è una bambina, quindi vorrei che ci fossero un plin plin, qualcosa, questo un plin plin giocoso all'interno della musica. E devo dire che sia Ennio Morricone che Tonino Valeri con molta pazienza nella sala della Sala Roma, Ennio parlarono fra di loro, Ennio uscì, andò in sala perché allora si registrava con tutta l'orchestra di 50 elementi nella sala grande della Fonoroma che si trovava nei pressi di Piazzale Flaminio, si trovava addirittura nello stesso palazzo in cui aveva abitato Trilussa, per dire, quindi questo antico palazzo suggestivo che stava proprio nel centro di Roma. E questa grande sala che c'era con 50 orchestrali diretti da Bruno Nicolai, perché il direttore d'orchestra di Ennio Morricone era Bruno Nicolai. Allora Ennio è uscito dalla saletta di super regia, quella con la vetrata aperta sulla sala, è andato lì, ha parlato con Bruno Nicolai e poi gli orchestrali si sono messi d'accordo e hanno di nuovo rifatto il motivo, questo motivo che era una specie di carillon che io volevo macabro ma anche gioioso. E quindi hanno rifatto questa musica e poi Ennio si è voltato, mi ha detto ti va bene Roberto? Sì, no, va bene, però quel plin plin lo vorrei più, ancora più stridente, più, insomma, scusate, ma io ritengo che sia così. Allora Ennio con molta pazienza ha riparlato di nuovo con Bruno Nicolai e si sono rimessi d'accordo e l'orchestra ha riseguito il pezzo, Ennio si è girato, mi ha guardato e mi ha detto allora Roberto, beh, io ho detto sì, però quel... e tutta l'orchestra ha fatto sì, perché io ho detto, ah sì, però vorrei ancora, e tutta l'orchestra, diretta da Ennio Morricone a un gesto di novità, mi ha fatto in faccia, plin, 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 prendendomi completamente in giro e sfottendo. Ecco, la risata di Ennio Morricone sul podio, che si è girato verso di me, verso la cabina di regia, e ha sorriso, come per dire, ti ho fregato, ti ho sfottuto, questo sorriso allegro e ironico, mi piace ricordarlo come fosse un istantaneo, un'inquadratura. Ciao Ennio, dovunque tu sia, buona musica. Grazie.